Buongiorno amici, ora vi mostro il mio sistema di monitoraggio dei pannelli fotovoltaici. Il progetto si basa sulla istruzione di Open Energy Monitor che potete trovare su internet. In più io l'ho un po' elaborato. Aprendo la scatola elettrica possiamo trovare un Arduino Mega su cui è stata montata una Ethernet Shield, che al momento la funzione Ethernet non è stata utilizzata. Abbiamo dei cavi schermati che vanno al display. Qua montato un display LCD. La data è quella in cui ho fatto il progetto, quindi è un progetto di 2 anni fa. I cavi schermati fanno, dicevo, l'LCD e fanno l'orologio. Ho aggiunto un piccolo buzzer per segnare semplicemente lo scorrere dei minuti e sopra di questo abbiamo la scheda con i 3 TA secondo le istruzioni, come dicevo prima, del sito Open Energy Monitor. Se partiamo dal punto di vista dell'alimentazione, vi chiederete come mai ho usato dei cavi schermati per il bus seriale dell'orologio, perché avevo problemi sui carichi induttivi e li ho risolti aggiungendo un filtro sull'alimentazione. Non so se capitava anche a voi, ma ogni volta che aggiungevo un carico induttivo come un aspirapolvere, l'orologio si bloccava, perdeva il sincronismo e si bloccava. Guardando la scheda di acquisizione possiamo vedere l'alimentatore che serve per campionare i 220 volt per poter calcolare la potenza, non solo quella apparente ma quella anche reale, e vediamo i cavi che vanno verso le altre scatole. Questo abbiamo il quadro dell'alternata, l'uscita dell'inverter, che potete vedere. Sull'uscita dell'inverter abbiamo il TA, l'SCT13 da 30 A, il più piccolo che sono riuscito a trovare su eBay 2 anni fa. Le altre 2 spine della scheda di acquisizione vanno al quadro elettrico dell'appartamento, che ora lo toglierò, tolgo il coperchio per far vedere dove andiamo a collocarci. Praticamente una è sul generale dell'Enel e l'altra invece l'ho montata sul climatizzatore, giusto per sapere quanto consuma. Il miglioramento del mio progetto rispetto alla versione che potete trovare sul sito internet sono che l'ho dotato di un display in cui posso vedere in tempo reale la data, l'ora, la tensione campionata, quanto producono i miei pannelli fotovoltaici, quanto sto consumando e quanto consuma il mio climatizzatore. In più, visto che avevo spazio, ho aggiunto un sensore di temperatura e di umidità che vediamo in questo momento. Funziona benissimo ed è veramente semplice da configurare. Ma dato che non passo la giornata a guardare display ed abbiamo una Ethernet Shield con scheda SD, ho programmato Arduino affinché facesse un data log e salvasse tutto su scheda SD a ogni scadere del minuto. Infatti la parte complicata del mio progetto è stato riuscire a creare un sistema di data log che archiviasse tutti i dati, che ogni ora facesse le medie aritmetiche della potenza consumata, a mezzanotte salva il file, crea un file CSV che può essere consultato estraendo la schedina. Ho aggiunto una tastiera analogica, quindi consuma un solo bit, e premendo i pulsanti possiamo vedere le medie. Se guardiamo il display possiamo vedere i watt dell'ora precedente, quanto è stato prodotto e consumato. Ora arriveranno gli altri valori, i kilowatt da oggi dalla mezzanotte, e vediamo le medie in costruzione. I kilowatt di ieri ora sono a 0 perché l'ho acceso stamattina apposta per voi. I kilowatt mese in corso, quindi partendo dal primo del mese, un mese fa, e addirittura abbiamo 2 mesi fa. Premendo il pulsante esci in qualsiasi schermata si è,
si torna al menu di partenza. All'accensione il display mostra la versione del software, dice che inizializza la seriale, fa un controllo sulla schedina SD che avete visto che dava ok, esegue 3 campionamenti dei TA, perché ho visto che la libreria i primi campionamenti li sbaglia, quindi li eseguo dei 3 campionamenti, poi scarto i valori che non andranno a far parte della media trascinata, e subito dopo parte la schermata. Eccola qua, stiamo già iniziando a campionare i primi valori e le medie poco a poco si assesteranno, sono medie trascinate ogni 20 secondi. Guardando il display dell'inverter si vede che stiamo producendo 1206 watt. Andiamo a confrontare il nostro monitoraggio dell'energia con Arduino. In questo istante stiamo producendo 1211, un errore al di sotto dell'1%. E per finire, se facciamo il calcolo dei consumi, 223 volt per 32,6 mA sono 7 watt e mezzo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Bisogna tenerne conto quando si costruisce questo tipo di oggetto. Ciao ragazzi, alla prossima brillante idea!